Ciao a tutti, questo nuovo video questa volta è dedicato a un gioco non abandonware, ma è un gioco fantastico che a dire la verità è già qualche anno che a me è piaciuto tantissimo. È uscito nel 2000, si chiama System Shock 2, come avrete probabilmente già capito dall'immagine, e è un gioco che ha qualche anno effettivamente, ma vale la pena di essere giocato. Perché questo video? Perché a breve, poco più di un mese, oggi è il 17 maggio e il 26 giugno uscirà la versione rimasterizzata, perché per il 25esimo anniversario. Il studio che ha fatto questa remaster è Knife Dive Studio e merita veramente la pena di essere acquistata. Per chi volesse spendere un pochino meno e comunque divertirsi tantissimo, c'è sempre la versione classic, quindi la versione uscita diciamo qualche anno fa, alla quale si possono applicare svariati mod grafici e non, e addirittura la conversione completa in lingua in italiano. Io consiglio la nuovissima versione, perché ovviamente offre di più, anche tutti i filmati, sia quelli introduttivi che quelli di intermezzo, sono ad alta risoluzione, però come dicevo, chi vuole risparmiare qualche soldino potrebbe optare per quella che viene definita classic. Le versioni si trovano già disponibili su Steam, GOG o altre piattaforme, sta a voi la scelta. Comunque partiamo, vi faccio vedere qualcosa. Ok, qui sono passato praticamente a Steam e a GOG per farvi vedere quello di cui vi parlavo prima. Quindi praticamente esiste la versione classic di System Shock 2. Vedete, le recensioni sono assolutamente molto positive. Io ce l'ho già nella libreria di Steam e in questo momento costa 9,99 €. L'alternativa che sta per uscire, come vi dicevo, è la versione 25esimo anniversario, la remaster, è sicuramente migliorata. In questo momento c'è uno sconto del 10% e l'acquistate a 26 €. Per puro scrupolo ho anche caricato la pagina di GOG, dove la Classic si trova allo stesso prezzo, praticamente 10 €, e la versione invece che uscirà a breve, e quindi il 25esimo anniversario, stesso prezzo di Steam. E, niente, io praticamente procederei facendovi vedere come si fa il modding sulla versione di Steam, perché quella che possiedo in realtà si applica la stessa identica procedura anche sull'altra versione. Allora, per comodità ho già caricato diciamo, le pagine che ci servono per poter patchare il programma. Praticamente c'è una bellissima guida che si chiama System Shock 2 New Buy Modding Guide, che spiega passo passo come installare le patch. Fatto le patch raccomandate sono queste qua e servono essenzialmente per migliorare la grafica, risolvere un sacco di bug, aumentare le texture, il livello di dettaglio delle texture, i livelli poligonali dei personaggi e quant'altro. Quindi il gioco cambia veramente faccia. In più c'è un'altra pagina per poter installare la lingua italiana. In ogni caso non è un problema, vi faccio vedere tutto passo passo e così non ci sono problemi. Il sito si chiama systemshock.org e oltre a queste due guide che vi faccio vedere trovate veramente tantissima altra documentazione. È molto molto ben fatto, è curato da un gruppo di appassionati, diciamo che è fatto bene veramente. Allora, io per comodità ho già anche scaricato tutte le patch essenzialmente, quindi ce l'ho già sul computer e niente, partiamo con l'installazione. Allora, qui dice praticamente dopo aver installato il gioco, a seconda del fatto che si abbia la versione Steam o GOG o un'altra, bisogna prima di tutto patchare il gioco con questo pacchetto qua. Questo pacchetto qui lo trovate nel link, si lancia di qua, praticamente dicono di installare il gioco e niente, e la cosa è semplicissimo, si tratta di decomprimerlo, lanciare questo tool qui,
nello stesso gioco, nella stessa cartella dove c'è il gioco, e lui fa l'update. Detto in altri termini, praticamente, vedete, guardate, questo qua è una cartella che ho fatto già con tutte le patch presenti. Quindi questo qui è il tool che bisogna lanciare e niente, una volta lanciato lui va a patchare il gioco. Quindi è molto molto semplice. Fatto questo, lui, oltre ad aver patchato il gioco, avrà anche installato praticamente un eseguibile aggiuntivo, che è questo qua. Che cos'è questo eseguibile aggiuntivo? Molto semplice, è l'eseguibile che si chiama Blue Manager, il Blue Mod Manager, che appunto, come vedete, è incluso nel SS2 Tool. E questo praticamente è il mod manager che useremo per installare tutte le patch. Praticamente il tool si presenta così. Detto in altri termini, vi faccio vedere nel mio PC. Eccolo qua, questo è l'eseguibile. Qui mi trovo dentro Steam Apps Common SS2, che è la cartella che si crea a Steam. Lanciamo e vediamo che si apre. Allora, io per comodità ho già scaricato tutte le patch dentro questa cartella YouTube SS2 del mio disco fisso. Quindi c'è sia il tool che abbiamo lanciato in precedenza che tutte le patch che vi farò vedere. Magari è meglio seguire la guida, così vi spiego anche qualcosina. Allora, qui loro raccomandano queste 10 patch, in più c'è quella della lingua italiana. Vediamo un attimino cosa fanno. Allora, questa patch, Flora Overhauled, praticamente migliora tutto quello che sono piante, vegetazioni, eccetera. Vedete qui le immagini, e veramente il salto di qualità è decisamente elevato e notevole, è fatto molto bene. Poi c'è un'altra patch, che è questa qua, il Tactical Complete, eccolo qua, che invece migliora la grafica delle armi, le armi che abbiamo a disposizione. Dicevo, per scaricare le patch è facilissimo, basta andare in queste pagine e scaricate l'ultima versione. Vedete che qui, ad esempio, il Tactical Complete è arrivato alla 1.05. Quello, l'ora Overhauled, basta scendere un pochettino. Scusate, forse l'ho saltato, la parte di download era qua. Perfetto. E così via. For Android fa un upgrade delle texture. Andiamo un attimino qui, praticamente incrementa la risoluzione delle texture del 400% e passa anche le immagini in True Color. Qui ci sono altri dettagli che io salto per abbreviare un attimino i tempi. Qui fate il download, vedete la texture originale e la texture migliorata di 4x. Vedete la definizione, il dettaglio è decisamente più nitida che questa sotto. Guardate che sgranature qua e guardate qui com'è nitida, e così via. Quindi c'è veramente un abisso da una all'altra. Andiamo avanti. Rebirth. Praticamente questo aumenta il numero di poligoni su un sacco di oggetti. Vintage Song Remake. Praticamente sono state riviste le musiche, aumentando praticamente il livello di compressione, eccetera. E niente, quindi diciamo questo impatta sull'audio del gioco. Furt Organics, qui praticamente ci sono degli esempi che fanno vedere gli organismi che noi incontreremo nel gioco, come sono stati cambiati. Eccolo qua. Questa è la specie di slime che si trova spesso nel gioco attaccato alle pareti. Questo era il default e questa è la versione migliorata, decisamente meglio. E così via. Anche i vari organismi che popolano la nave, chiazze di sangue e così via. Come vedete che
la risoluzione è veramente diversa. Di nuovo il download si effettua di qua. Poi c'è Quest Not Notifier, praticamente sono le notifiche che arrivano nel PDA, sono state anche queste migliorate come risoluzione. Una patch che fa un altro upgrade sulle texture del gioco, qua. Qui ci sono anche i dettagli, una patch da 40 mega, basta scaricarla. Questo qui introduce tutta una serie di bug fix sui modelli dei vari oggetti. E poi l'SCP che praticamente va a risolvere e migliorare il gameplay essenzialmente. Qua dice anche, come nota d'attenzione, richiede l'avvio di un nuovo gioco. Vediamolo un attimo, l'SCP, eccolo qua. Quindi, tornando a noi, abbiamo detto che queste patch qui sono quelle che praticamente sono quelle raccomandate. Come vi dicevo, io le ho già scaricate tutte dentro questa cartella qua, vedete? In più dentro questa cartella qui si trova anche una patch in italiano da 1.4 che trovate qui. Praticamente sempre all'interno del sito systemshock.org, se fate una ricerca cercando SS2 traduzione italiana, trovate praticamente questa patch che converte tutto. Si tratta di scaricare questo file che è molto piccolo, 164k, e installarlo col mod manager. Ora vi farò vedere anche come si fa, tra l'altro è molto molto semplice. Torniamo alla guida principale, andiamo qui, basta far partire il Blue Mod Manager che trovate qui all'interno della cartella del gioco e poi caricare le varie patch. Quindi basta andare qui, do il Mod Archive, selezionare la cartella. Io praticamente sul desktop ho creato cartella YouTube, ho messo dentro le varie patch e poi si va a fare la selezione di tutte le patch che abbiamo scaricato, quindi tutte quelle che praticamente avevamo visto in precedenza, che io ho messo in questa cartella qua, e così via, e poi si fa apri. E lui comincia praticamente a caricarle. Caricando, in realtà sta decompattando i file, e sta verificando e sta caricando le patch. Un attimo, un po' lunga, alcune patch sono anche abbastanza pesanti, ci mette un po' di tempo. Ottimo, quindi tutte le patch sono state praticamente scompattate, verificate e installate. Sul mio computer ci ha messo più o meno 5 minuti. Ok, e vedete un attimino che sono presenti. Il problema qual è a questo punto? Che bisogna metterle nell'ordine corretto che vedete qui. Quindi praticamente l'ordine in questo momento non è quello corretto. Per farlo è molto molto semplice, basta praticamente selezionare quelle che servono, queste, e dopodiché attivarle e vedete che si posizionano correttamente. Il secondo è Tycoon, attivarla e poi decrementarla di priorità. Terzo è
ACC Farm, che non ho scaricato. Ah, ok, non era presente nella lista, perfetto. Questa, Rebird, e la spostiamo anche trascinandola, e si può sempre fare. Poi c'era questa qui delle canzoni, attiviamo e mettiamo come quarta. Black Egg non c'era tra quelle consigliate, perfetto. Questa la attiviamo e la portiamo giù. 400 non lo trovo, benissimo. Non mi ricordo più. La mettiamo qua. New Quest Notifier. Vediamola come sono riportate qui. New Quest Notifier è la settima. Questa la attiviamo e la riportiamo qua. Questa la attiviamo e la portiamo qui, che è alla nona, e poi c'è l'SCP. Attiviamo ed è qua. Quindi direi che S2 400 è sbagliata perché andava messa alla terza posizione, c'è l'SS2 Rebird alla quarta, Vintage Song Remake alla quinta, ok, Ugo Organic, perfetto, poi c'è la New Quest, perfetto, e abbiamo solo più da attivare quella in italiano. La portiamo per ultimo. Direi che a questo punto siamo a posto. Possiamo verificare un attimino se il gioco parte. Eccolo qua. Vediamo che qua praticamente ci dice che il gioco, che è stato moddato correttamente, presenta il telefono alla stazione non più come era l'originale con diciamo il tastierino in verde, ma col tastierino in blu. Proviamo subito. Lanciamo il gioco di qua. Vedete che si presenta tutto in italiano. Facciamo una nuova partita, non carichiamo le partite esistenti, normale, inizia partita. Look at you, hacker. Perfetto. Pathetic creature of meat and bone. Vedete che praticamente vabbè, i testi sono tutti in italiano, le voci rimangono in inglese, ma è corretto così. Salto il filmato per andare avanti. Eccoci qua. Welcome to the Ramsey Center UNN recruitment facility. Please watch your step when leaving the train. Direi che il gioco funziona bene, è stato montato anche correttamente. Please proceed to the grab shafts. Stanno parlando, ci sta anche scrivendo in italiano. Vedete che il display, il tastierino numerico non è più verde e quindi eccolo qua. Direi che, come vedete, le texture sono ad alta risoluzione. Ci sono anche degli effetti che prima non c'erano. Il gioco è estremamente fruibile. Ora caricherò qualche partita salvata, così vi faccio vedere un attimino com'è la grafica di alcuni livelli. Quindi carica partita. Benissimo. Vediamo innanzitutto, vabbè, Medical Sector. Perfetto.
Qui c'è un problema legato al fatto che i save game non contenevano quella patch SCP Detect che non è supportata, e va bene, però non è un problema perché vi farò vedere dopo che con i miei caricamenti, eccolo qua, il gioco si presenta così, come vedete ha una bellissima grafica, anche i nemici riescono hanno un'intelligenza sicuramente migliore rispetto a quello che avevano col gioco originale, diciamo. Carichiamo un'altra partita solo per vederne qualcuna. Abbiamo già un po' di armi a disposizione per vedere l'inventario e poter fare le selezioni del caso. Si preme il tasto tab. La cosa molto bella è che questo gioco qui è un gioco che non è un semplice spara e fuggi, diciamo così, ma porta proprio a ragionare su delle tattiche molto particolari per sconfiggere i nemici, e oltretutto non è facile perché le armi si degradano, quindi specialmente i fucili, e con sicuramente non la chiave inglese o armi diciamo a contatto, però le armi si degradano. C'è anche la possibilità di attivare i PDA per avere delle note di missione, eccetera eccetera. È un gioco molto molto bello, vi consiglio veramente di giocarlo perché non ve ne pentirete, anche se è un gioco che ha qualche anno ormai, ma con queste mod grafiche e per la trama che ha sotto è veramente divertente. Vi faccio vedere ancora solo un caricamento di un save game che ho fatto io, dove effettivamente vedete che quel blocco non compare più perché era stato salvato con tutte le patch che vi ho fatto vedere correttamente installate e configurate, e basta. Questo è quanto. Il gioco, come dicevo, non mi voglio ripetere, ma è veramente un bel gioco che merita la pena di essere giocato anche a 25 anni di distanza. Se poi comprate la versione remastered, meglio ancora, perché lì ulteriore passo avanti. Oltretutto anche tutti i filmati di intermezzo che adesso non vi ho fatto vedere saranno poi in alta risoluzione. Vi ringrazio molto per avermi seguito fin qui e spero che il video vi sia piaciuto. Chiedo di lasciare un like e di iscrivermi al canale in modo che io possa rilasciare sempre nuovi contenuti. Questo. Ci vediamo alla prossima, ciao!